Mm. No, quello non era antico. Yes. Mhm. Adriano, ti viento Vidal? Questa qua deve Buonasera a tutti. Buonasera. 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 Parla dal Stiamo aspettando Dottor Fasano che sarà con noi fra pochissimo. Nel frattempo posso anticipare il discorso di stasera. Lui è una persona che è stata molto coinvolta con il sviluppo del nuovo trattamento che è uscito qui in Italia poche settimane fa, che è il trattamento con levodopa sottocutanea. È una pompa che mette la levodopa sottocutanea. È molto interessante. Lui anche è stato coinvolto molto con le nuove tecnologie di DBS. Abbiamo 2 persone nel nostro centro che ha appena fatto DBS con la nuova sistema Microtronic. E anche è stato coinvolto con altre novità che preferisco lasciare lui a discutere. Lui aveva bisogno di 5 minuti, allora sono più che contento di darlo 5 minuti. Qui cosa c'è scritto? Click if you want to switch to a different microphone or Voi speak. mi sentite? Sì. Sì, Ok. Sì, sì. Sì, sì. sì, sentiamo. Ok. In questo momento non ho controllo io della home page, allora presumo che voi vedete trattamento delle fasi avanzate, giusto? Voi vedete una pagina di un PowerPoint. Sì, sì, trattamento delle fasi avanzate della... Sì, vediamo. Esatto. Quando lui viene a spiegare, sapremo tutto. Ho già parlato con lui 5 minuti fa, stavo finendo l'ultima cosa. Allora, chi c'è stasera? Qualcuno vuole parlare, dire da dove sono? No. No. Ah, ma io vedo il vostro nome. Allora, buonasera, sono Biagio da Portici, Napoli. Ciao Alex. Che piacere. Ciao, ciao, ciao. Notare bene che questo viene registrato e messo online domani. Se non vuoi fare vedere la tua faccia, devi spegnere la tua telecamera. Personalmente preferisco vedere la tua faccia, ma in questo momento abbiamo un PowerPoint. Puoi mettere solo il nome. Se vuoi cambiare il nome, questo è un altro discorso. Puoi cambiare nome. Va bene, lo so. Chissà se il nostro microfono è spento. No, non è acceso. Però è. Che dice? Alex, io sono Chiara, sono la figlia di Giancarlo Crociati. Siamo stati da voi a Boario 2 o 3 anni fa. Ah, Chiara, ciao. Ciao Alex. Come E va? va bene, abbastanza bene.
Non riesco ad accendere la mia telecamera, non è perché non voglio farmi vedere, ma adesso ci riuscirò e ci vedremo. Non è il fine del mondo. Sono Tanto in questo 18 momento partecipanti. Alfonso ha controllo della visuale. Qui che dice qua? Ah, Maria Conflitti. Here we are. eccolo qua. Dottore, Sì, è arrivato. Potete vedermi? Sì, Perfetto. um, Scusate per il ritardo, sono in ambulatorio. L'una è quando ho la pausa, qui a Toronto è l'una di pomeriggio, però dopo. c'erano alcune cose urgenti che dovevo attendere. Ok, io quando volete sono pronto. Il webinar sarà in italiano, giusto? Ah, giusto, volevamo sentire un po' da lei, dottore. E di solito i nostri ospiti hanno sempre domande. Che strano. È possibile di dividere lo schermo che noi vediamo anche lei? Quello lo dovete fare sul vostro computer, non dipende da me. Ah, ok. Io vi vedo tutti, per esempio. che noi però non lo vediamo solo piccolo piccolo. Dovete Stiamo cambiare lavorando. non dipende da quello che faccio io, dipende da quello che fate voi sul vostro computer. Ci sono varie opzioni di come vedere. Dovete muovere. Sign in, view, che dice là? Side by side, side by side. Gallery, view, self view. Esatto, ci sono quelle opzioni lì. Full screen. Hai No, provato ho full screen? provato, Quello più sotto di tutto è full sì, screen. full screen, però io volevo vedere lui full screen. inglese. Ok. Vediamo. Comunque andrò in full screen subito, Dai, facciamo la presentazione, poi esatto. possiamo Ho vedere. solo messo qualche slide per avviare la discussione, poi immagino ci saranno delle domande, quindi farei così, farò Volentieri, dottore. una mezz'oretta di presentazione su quello che c'è di nuovo da raccontarvi e poi voi potete chiedermi quello che volete. Io ho altri 50 minuti perché poi l'ambulatorio ricomincia, quindi Lo so, partiamo. dottore. Allora, grazie per l'invito. Mi è stato detto di affrontare l'argomento della terapia, delle nuove terapie, in particolare quella dell'infusione sottocutanea di levodopa. E allora ho pensato di metterla nel contesto di cosa è disponibile attualmente. Allora, vabbè, questi sono i miei conflitti di interesse. Ho diversi conflitti di interesse con quasi tutte le aziende che si occupano di questi trattamenti. Allora, la prima cosa che voglio raccontarvi è come scegliere il trattamento per la malattia di Parkinson quando i farmaci non sono più sufficienti ed è un processo che viene fatto in 4 fasi, cioè 4 step. Il primo step è capire se il paziente è un candidato a questi trattamenti. Ora, questo è in inglese, però in buona sostanza il paziente per essere candidato deve avere una diagnosi di Parkinson. Questo è il motivo per cui questo non lo facciamo nei parkinsonismi. Uno deve avere il Parkinson. Deve avere, ci sta Cinzia che sta usando il mouse e queste linee che vedete sullo schermo sono fatte da Cinzia. Ok. Stavo dicendo, uno deve avere il Parkinson e non solo il Parkinson, ma deve avere un Parkinson con delle fluttuazioni motorie e o discinesie, perché senza fluttuazioni, senza discinesie non ha senso fare altri trattamenti al di fuori della terapia classica orale. Poi, questi problemi, le fluttuazioni e discinesie, devono essere di entità tale da compromettere la qualità di vita della persona, perché sì, se ci sono le fluttuazioni o magari anche un po' di discinesia, però la persona col Parkinson tutto sommato fa una discreta vita, non c'è bisogno di andare a complicarsi l'esistenza iniziando terapie più avanzate.
Ovviamente la terapia farmacologica deve essere ottimizzata prima di dire che non basta, e per questo in genere i pazienti devono essere seguiti da esperti di Parkinson prima di poter dire ok, è tempo di guardare a un trattamento avanzato. Poi ci sono criteri di esclusione, come per esempio altri problemi medici rilevanti, come se uno ha una malattia terminale, un cancro, un'insufficienza respiratoria grave, un problema cardiaco. Quindi in questi casi trattare il Parkinson non solo non contribuisce a un miglioramento della persona, della qualità di vita della persona, ma diventa anche rischiosa, perché non solo c'è una persona fragile con altri problemi medici e noi andiamo a fare un intervento da sopra. Altri criteri di esclusione sono la depressione non controllata, la psicosi, come le allucinazioni gravi che non rispondono a cambiamenti farmacologici, la demenza. Ancora una volta, perché questo rende la persona più fragile e quindi diventa rischioso fare qualcosa di più eccessivo, di più invasivo. Criteri di supporto questi ci possono essere o ci possono non essere, però aiutano, e uno di questi è la risposta alla levodopa molto buona. Quindi noi vogliamo persone che rispondono bene alla levodopa. Sì, magari la levodopa causa movimenti involontari, magari la levodopa non dura abbastanza, però vogliamo vedere una certa risposta alla levodopa. L'altra cosa che è importante è la motivazione del paziente. Noi non vogliamo pazienti che sono passivi e vengono dal medico solo perché magari la moglie o il marito gli ha detto di venire. Ma al tempo stesso questa loro attività, questo loro essere attivi nell'ambito della gestione della loro malattia non deve essere eccessiva, nel senso che hanno eccessiva motivazione, e per cui poi le aspettative diventano esagerate e poi ovviamente sono disattese puntualmente, perché se uno si aspetta che da queste terapie non avrà più il Parkinson, che queste sono la cura del Parkinson, purtroppo poi diventerebbero disilluse, aspettative disilluse, e quindi la persona rischia di diventare depressa. E come dicono gli inglesi, last but not least, quindi ultima cosa ma non meno importante, è la famiglia, il caregiver, i parenti, gli amici, i figli. C'è bisogno di un contesto sociale di supporto per fare questi trattamenti, perché richiedono una certa dedizione non solo da parte del paziente, ma anche dei familiari. Ora vi ho detto che questa fragilità del paziente è un criterio di esclusione, però forse per la levodopa sottocutanea, di cui insomma parleremo un po' più in dettaglio oggi, questo diventa meno importante. Perché? Perché per avviare la terapia con la levodopa sottocutanea non c'è bisogno di un vero e proprio intervento chirurgico, è una cosa che si può avviare senza ricovero, è una cannula che viene messa sotto la pelle, quindi anche se la persona è in una situazione di fragilità, per esempio ha un'insufficienza cardiaca grave, comunque si può provare l'infusione sottocutanea perché richiede meno lavoro in ospedale. Ora, questi sono i trattamenti, alcuni dei trattamenti disponibili in questo momento. Vi parlerò un po' della chirurgia cerebrale anche, ma quello che vedete qui riassunti sono i trattamenti con delle pompe. Allora, quello di cui forse avete già sentito parlare altre volte è la duodopa, che è una pompa, questa qui blu, spero che potete vedere il mio cursore, che viene collegata a una PEG-J, cioè c'è una PEG, un tubo gastrico, e questa pompa inietta la levodopa direttamente nell'intestino in maniera prolungata. Un'altra cosa che è disponibile in Italia, in questi due tipi di pompe, è l'infusione sottocutanea di apomorfina. L'apomorfina è un altro farmaco per il Parkinson, non è levodopa, ed è molto efficace, però essendo un dopamina agonista purtroppo causa effetti collaterali di quella natura, come allucinazioni, disturbo da controllo degli impulsi, pressione bassa, sonnolenza. Quindi la terapia con l'apomorfina in genere noi la usiamo soprattutto per le persone più giovani, però è una pompa sottocutanea come la nuova arrivata, la levodopa sottocutanea. E quando parliamo di levodopa sottocutanea, qui lo vedete in basso a destra, in questo momento ci sono due prodotti. Il primo, questo qui blu, con due siringhe, questo qui è prodotto dalla Neuroderm ed è levodopa. Levodopa e carbidopa, così come gli altri farmaci, e viene iniettata con due
aghi sottocute e gli aghi vengono cambiati ogni giorno. Quindi sono 2 ogni giorno. Ma è già approvato dal EMA, Come? il medico, Non ti vedi lì? perché ovviamente l'altro è approvato, Sì. quello della Force Quello Level dell'ABBI, 1. quello a destra. Allora, quello non approvato ancora, ma probabilmente sarà approvato, è la levodopa Ah, ok. sottocutanea con le 2 siringhe, ancora non è disponibile in nessuna parte del mondo. Lo cito qui per completezza, questa è levodopa sottocutanea. La dose massima di levodopa che si può raggiungere con questo è di 1000 milligrammi, quindi 10 compresse di Sinemet 100, quindi una dose piuttosto bassa. Ed è fatto per essere gli aghi vanno cambiati ogni 24 ore. Invece quest'altro sulla destra, prodotto dalla AbbVie, è quello che è attualmente approvato in Italia e credo che pian piano le cose stanno prendendo piede in Italia anche, alcuni centri la stanno È vero. offrendo. Questo non è levodopa, ma è foslevodopa. Questo significa che è una levodopa un po' modificata, in modo che diventa più concentrata. Infatti questa pompa può arrivare a erogare fino a più di 4000 milligrammi di levodopa, quindi 4 volte la dose della pompa blu, diciamo. In più è fatto per essere per 24 ore e l'ago, questo è un solo ago, va cambiato ogni 3 giorni, quindi da quel punto di vista è un po' più comodo. E in finale, qui in alto a destra, questa è un'altra pompa più piccola che si connette anch'essa a un tubo gastrico. Questo però non è disponibile in Italia. Questo è il levodopa, carbidopa, così come la duodopa, ma grazie all'introduzione di questo farmaco che si chiama entacapone, uno riesce a prendere meno levodopa, per questo la pompa è più piccola. Però questo non è disponibile in Italia. Ora, lo step numero 2, come potete immaginare, è capire di queste opzioni quale va bene per il paziente. Ora, non mi soffermerò sulla deep brain stimulation o sulla chirurgia lesionale, perché non avremo tempo oggi, però dovete tenere presente che nell'ambito del trattamento del Parkinson, quando un paziente è visto da un esperto di Parkinson, l'esperto di Parkinson ha a mente tutte le varie opzioni, inclusa la chirurgia cerebrale. Qui a destra, sulla destra invece vedete LCI. Potete mettere in muto il microfono? Posso chiedere di mettere in muto? C'è qualcuno Mettiamo che noi. è la Fondi Enrico. Ecco qua. Perfetto. Allora, qui questo qui al centro a destra è la duodopa e questo sull'estrema destra è l'apomorfina. Quando usiamo una o quando usiamo l'altra dipende un po' dall'età. I pazienti giovani vanno bene con l'apomorfina perché è un dopamina agonista, i pazienti più anziani vanno meglio con la duodopa. Però, come abbiamo già detto, l'argomento di oggi è l'infusione sottocutanea di levodopa, quindi andiamo a vedere dove la levodopa sottocutanea può aiutare. La levodopa sottocutanea può aiutare, per esempio, se confrontiamo questo con la duodopa, perché ci aiuta a ridurre i farmaci presi per bocca, no? Perché quando usi la pompa non c'è più bisogno di prendere i farmaci per bocca. Se uno ha problemi a ingoiare, mentre con la duodopa uno può usare il tubo gastrico per la nutrizione e per prendere la duodopa, qui questo non aiuta perché l'infusione è dalla sottocutanea. Sicuramente è un'opzione per i pazienti che non vogliono avere la neurochirurgia. Diventa un po' più problematico per le persone che hanno una estrema sensibilità alla levodopa, cioè che appena prendono un po' di levodopa hanno i movimenti volontari, perché lo stesso in teoria potrebbe capitare, soprattutto a lungo andare, con l'infusione sottocutanea. Sicuramente questo è un buon trattamento per la levodopa sottocutanea, per chi ha problemi di lentezza notturna, perché la terapia è data per 24 ore anche di notte. E poi ci sono altre cose minori. Rispetto all'apomorfina, come vedete, tutte queste spunte verdi stanno a indicare che tutti i criteri che usiamo oggi per dare l'apomorfina sottocutanea sono rispettati per quanto riguarda la levodopa sottocutanea. Probabilmente la levodopa sottocutanea è più tollerata dell'apomorfina. Infatti, se una persona ha allucinazioni, disturbo da controllo degli impulsi,
questi sono in genere controindicazioni all'uso dell'apomorfina, ma non sono controindicazioni all'uso della infusione sottocutanea. Questo è lo step numero 2. Ecco, ora questo è presi ancora uno alla volta, tutti insieme, con l'aggiunta della levodopa sottocutanea. Ora, qui vi guido un attimo, così che capite di che stiamo parlando. Qui a destra abbiamo la DBS del suttalamo, poi c'è la DBS del globo pallido, poi c'è la focused ultrasound, le ultrasoni focalizzati, poi c'è la duodopa, poi c'è l'apomorfina e poi alla fine qui a destra c'è l'infusione sottocutanea. Ogni volta che vedete una marcatura verde significa che quel criterio è rispettato, ogni volta vedete una croce rossa significa che quel trattamento, quel criterio non è rispettato, ogni volta vedete un punto interrogativo è incerto. Per esempio, tremore che non risponde alla levodopa non risponderà alle pompe, ma risponde alla chirurgia. Perciò vedete qui le tre V verdi. Problemi di notte rispondono alla chirurgia e rispondono alla levodopa sottocutanea perché è data per 24 ore. Terapia, la finestra terapeutica stretta, cioè quelle persone molto sensibili alla levodopa, vanno bene e meglio con la chirurgia rispetto alle pompe. Perché? Perché le pompe comunque usano il farmaco. Problemi dell'equilibrio vanno meglio con le pompe, perché quando uno ha problemi dell'equilibrio, così come depressione, problemi della memoria, un'età avanzata o una certa fragilità, è meglio stare lontani dal cervello e fare una terapia più nella periferia del corpo. E così via, no? Poi ci sono tanti altri aspetti che ora non mi metto qui a dilungare, però quello che voglio voi ricordate è che se andiamo a contare le X, cioè quando uno di questi criteri non è rispettato, vedete che la terapia più difficile da proporre è la DBS del suttalamo, perché ci sono 8 momenti in cui è meglio non farlo. Mentre la terapia più facile da iniziare è la terapia con la levodopa sottocutanea, perché praticamente ci sono solo 2 situazioni in cui è più difficile proporla. La prima è quando c'è un tremore che non risponde alla levodopa, perché se il tremore non risponde alla levodopa, una pompa che dà levodopa ovviamente non aiuterà. E l'altra è la finestra terapeutica molto stretta, cioè se per muovervi voi dovete avere la levodopa in corpo e non c'è una dose che vi fa muovere senza movimenti involontari, allora sarà difficile anche con la pompa trovare quella dose giusta, non impossibile, ma più difficile trovare una dose giusta che vi fa muovere senza movimenti involontari. Per il resto, invece, tutti questi criteri che vi ho qui elencato a sinistra sono rispettati quando uno fa l'infusione sottocutanea. Ora, il step 3 lo salto, ma giusto per completezza vi dico cosa è scegliere il target chirurgico se uno vuole fare la DBS o la lesione come negli ultrasoni focalizzati. Per il Parkinson ci sono 3 differenti nuclei nel cervello, vi ho parlato del suttalamo, vi ho parlato del pallido e c'è anche il talamo e quando noi li trattiamo o con la stimolazione o con una lesione nel cervello, otteniamo diversi vantaggi o altri svantaggi, dipende dalle condizioni del paziente. Quindi se una persona allo step 2 decide di andare per la DBS o per la lesione chirurgica cerebrale, allora a quel punto c'è uno step ulteriore, step 3, che decidere dove fare l'intervento, in che zona del cervello. E adesso lo step 4. Lo step 4 è quello secondo me più importante, del motivo per cui ve ne parlo, che è quando fare il trattamento. Ora, e questo grafico illustra io come vedo la situazione. Cioè il paziente col Parkinson purtroppo peggiora negli anni, come voi sapete. Però per fortuna ci sono i farmaci e le cose vanno bene. C'è una certa fase in cui la persona si adatta. Però col passare del tempo, questo adattarsi alla malattia, la famosa resilienza di cui tutti parlavamo durante il Covid, pian piano viene meno. Per esempio, una persona può non andare più al lavoro col bus, va con la macchina, oppure invece di lavorare tutto il tempo in ufficio, lavora part-time o lavora da casa, oppure invece di andare al ristorante invita gli amici a cena, oppure invece di andare a fare le escursioni va in vacanza in una crociera. Cioè ci sono diversi modi per gioire della vita senza necessariamente complicarsi l'esistenza per via di un problema motorio. Quindi l'uomo, l'essere umano è in grado di adattarsi molto bene nonostante le difficoltà del Parkinson.
Purtroppo però negli anni questo adattarsi può venir meno. Per esempio uno perde il lavoro, perde gli amici, divorzia. Ora, se la terapia avanzata viene fatta in questo momento, che succede? Che sì, la persona ritorna a muoversi meglio, ritorna a non avere fluttuazioni, non avere discinesie. Però se questa persona ha perso il partner o ha perso il lavoro o ha perso gli amici, nonostante si possa muovere meglio, sarà molto difficile per loro tornare indietro e avere quelle cose che hanno nel frattempo perso. Per cui, quando noi facciamo le valutazioni, dobbiamo cercare di offrire il trattamento avanzato un po' prima del momento in cui l'adattamento viene meno, così che la persona migliora sul piano motorio, ma anche nella condizione psicosociale. Cioè, se magari stava la coppia in crisi, adesso non lo è più perché la persona sta meglio. Ma dottore, posso Prego. chiedere, il migliore soluzione DBS in questo momento è il Microsonic Adaptive? Sì, la DBS adesso ancora non è adattativa o closed loop, ma lo sta per diventare. Per chi non è esperto di questo, brevemente è una DBS, una stimolazione cerebrale che non è continuamente stimolante, ma registra in maniera continua cosa succede nel cervello. Noi sappiamo quando il cervello è più parkinsoniano e la stimolazione si attiva con dei certi parametri solo quando è necessario. Questo sembra limitare gli effetti collaterali della stimolazione e a breve sarà disponibile. Ora, l'altra cosa che voglio dirvi è che bisogna essere informati rispetto a queste opzioni, perché uno non è che deve decidere solo per il momento, per l'oggi, ma deve avere a mente il futuro. Per esempio, se una persona ha 50 anni e le cose non vanno bene per via del Parkinson e vuole iniziare la pompa sottocutanea con la levodopa, perfetto, lo si può fare, tenendo presente che questa opzione potrebbe, e questo si è visto negli studi, non funzionare a lungo termine, perché magari i movimenti involontari diventano un problema, perché magari la pelle si irrita e diventa fonte di infezioni. Ma se uno fa questo a 50 anni, diciamo 5 anni dopo, se ci sono dei problemi con la pompa, ci sono comunque altre opzioni disponibili. Tutte quelle di cui vi ho parlato rimangono disponibili. Se uno comincia la pompa di infusione sottocutanea a 70 anni, la situazione è differente perché 3, 4, 5 anni dopo, quello che è disponibile non è tutto quello che vi ho raccontato, ma fondamentalmente o la DBS del pallido o la duodopa. Se uno fa l'infusione quando ha 90 anni, dopo un po', dopo 5 anni, eccetera, non è che tutto è disponibile. La duodopa sarà disponibile e forse una lesione con gli ultrasuoni focalizzati. Quindi capite bene che quando uno fa, questo ovviamente col vostro neurologo dovete discutere, quando prendete una decisione dovete anche prenderla in funzione di quello che succederà in futuro. Per esempio, questo è uno studio fatto dalla dottoressa Francesca Morgante, che credo molti di voi conoscete. Tanti anni fa lei ha guardato a quante persone effettivamente possono avere il trattamento con la DBS del suttalamo e lei ha determinato che poche persone, solo 1,6% dei suoi pazienti possono essere candidabili alla DBS del suttalamo, perché è una terapia un po' più particolare, bisogna essere le persone giuste per questo trattamento, escludendo anche alcuni parametri meno importanti. In ogni caso non si arriva, in questo lavoro del 2007, a più del 4,5%. Recentemente noi abbiamo fatto lo stesso lavoro guardando anche alla duodopa, all'infusione sottocutanea e abbiamo visto che forse le cose sono cambiate adesso e abbiamo notato che per la DBS in realtà se guardiamo i nostri pazienti c'è un 10% dei pazienti che possono avere la DBS e quando invece per quanto riguarda la duodopa o la levodopa sottocutanea questo valore supera il 20%, quindi sicuramente è più facile fare la duodopa e l'infusione sottocutanea che la DBS. Ci sono dei motivi particolari per dare priorità alla levodopa sottocutanea, qui ne ho elencati alcuni. Il primo sono i problemi dell'equilibrio, della marcia. Questi sono problemi che a volte non rispondono alla terapia chirurgica e a volte anzi la terapia chirurgica peggiora questi problemi e questo sembra essere meno problematico con la terapia sottocutanea.
per un nuovo modello di cura, perché se uno fa la terapia sottocutanea non deve essere ricoverato, non ha bisogno del gastroenterologo, non ha bisogno del neurochirurgo, è una terapia che praticamente è gestita solo dal neurologo. L'altra cosa è l'infusione in continua, 24 ore al giorno di dopamina, ti fa avere un migliore effetto sul sonno, un migliore effetto su alcuni tipi di discinesie. Alcuni dicono che anche il freezing migliora se uno ha l'infusione per 24 ore. E forse, dico forse, questo potrebbe migliorare anche il decorso della malattia, perché il Parkinson vuole, e il cervello vuole una infusione continua di dopamina. Questo, per esempio, è il nostro primo lavoro nella duodopa a Toronto. Noi siamo stati i primi a fare la duodopa solo in pazienti ambulatoriali, senza necessità di ricovero. E 10 anni dopo abbiamo visto che questo è estremamente efficace e sicuro, quindi sicuramente lo stesso succederà per l'infusione sottocutanea. Ci sono dei problemi specifici però con l'uso della levodopa sottocutanea. Beh, la prima cosa è che la pompa, l'avete vista, non è così Non piccola. è piccolo. Non è piccola e quindi alcune persone No. dicono, dicono posso dormire con la pompa oppure posso avere dei rapporti sessuali avendo la pompa, quindi questi sono problemi da tenere in considerazione. E l'altro problema è che alcune persone potrebbero non aver bisogno dell'infusione di notte, e anzi a volte l'infusione eccessiva di levodopa porta a effetti collaterali come le allucinazioni. Questo però che succede? Che uno può interrompere la pompa prima di andare a dormire, ma se uno fa così, poi il giorno dopo deve cambiare anche l'ago, cioè l'ago può rimanere sotto pelle senza infusione per massimo un'ora. Per esempio se uno fa una doccia o fa qualcos'altro, vuole avere la pompa non con sé per un'ora, lo può fare, massimo un'ora. L'altro problema che abbiamo visto è la psicosi da levodopa. Alcune persone sono sensibili alla levodopa e ancor di più se la levodopa viene data tutto il giorno e anche di notte. L'altro problema sono i problemi della pelle. Non so se lo sapete, ma chi ha il Parkinson ha un aumentato rischio di alcuni problemi cutanei, di cui adesso vi parlerò, e la domanda è se questi problemi cutanei poi possono diventare una controindicazione all'uso della pompa sottocutanea. E infine la neuropatia. La neuropatia è comune nel Parkinson ed è comune nel Parkinson soprattutto quando uno prende dosi alte di levodopa senza controllare le vitamine. E oggi si sa che questo è meno problematico perché sappiamo da dove origina e quindi i pazienti che fanno la pompa tipo la duodopa o la terapia infusionale sottocutanea, che in Italia si chiama pro-duodopa, devono controllare le vitamine ogni tanto. Ora, il primo punto, avere la pompa peggiora il sonno, non ci sono studi specifici, però c'è questo studio fatto nelle persone con diabete, in cui si è visto che, sapete che esiste anche la pompa per il diabete, e che alla fine le persone preferiscono dormire con la pompa perché hanno un vantaggio nella qualità del sonno. Quindi alla fine, al netto dell'effetto, è meglio dormire con la pompa che senza, perché senza la pompa il loro diabete non è controllato e dormono peggio. E lo stesso credo si applica al Parkinson. Ora, riguardo ai problemi della pelle di cui vi parlavo prima, qui vedete i problemi della pelle che sono stati descritti nel Parkinson. Quelli di cui dovete sapere, secondo me, è il melanoma. Chi ha il Parkinson ha un aumentato rischio di avere il melanoma, per cui vi consiglio di fare dei controlli dermatologici almeno una volta all'anno. Tutti gli altri problemi, sì, sono possibili, ma sono rari e in genere quando avvengono non sono così estesi da coinvolgere l'addome, quindi la pompa sottocutanea davvero non crea un problema anche nel caso di problemi cutanei. Questo è quello che vi dicevo delle vitamine, questo è il nostro lavoro in cui abbiamo dato enfasi alla necessità di controllare le vitamine e avere una buona nutrizione, eccetera. Ora, l'altra cosa che vi voglio dire in finale, poi risponderò alle vostre domande, è vi ho detto di come scegliere il trattamento, vi ho detto che spesso le caratteristiche del paziente, come l'età o anche i desideri del paziente vanno presi in considerazione. Però questo non è necessariamente un trattamento da fare in parallelo, cioè o DBS o duodopa o pro-duodopa. In alcuni casi uno può fare un trattamento in parallelo, cioè parte con un trattamento, in genere con l'apomorfina o con la pro-duodopa, e poi se le cose non vanno bene si fa qualcos'altro. E questo è esattamente quello che veniva detto anni fa per l'apomorfina. Questa foto
che ritrae i massimi esperti di disturbi del movimento in Canada. È una foto che ho fatto durante un congresso in cui ho chiesto ai presenti se secondo loro un trattamento con la levodopa sottocutanea era da prendere in considerazione prima di prendere in considerazione gli altri trattamenti. E la maggior parte delle persone ha detto di sì. Ok, questo possiamo sopravvolare, e questo è solo per dirvi che nella apomorfina, ma così come penso anche nella levodopa sottocutanea, i motivi principali per smettere il trattamento non sono i problemi della pelle, come molte persone pensano, ma sono le discinesie, i movimenti involontari, che negli anni possono diventare problematiche, e veramente la chirurgia cerebrale del trattamento di eccellenza, il migliore possibile per trattare i movimenti involontari. E infine, voglio dirmi, in questo lavoro che abbiamo fatto diverso tempo fa su migliaia di pazienti, che abbiamo visto che ci sono in questi migliaia di pazienti, in particolare c'erano 332 pazienti, cioè il 38% dei pazienti con Parkinson avanzato, che erano candidati a questi trattamenti eppure non avevano il trattamento effettuato. E quando abbiamo visto perché, abbiamo visto che la maggior parte delle persone che, pur essendo candidabili, non hanno questi trattamenti, è per due motivi: o perché il paziente ha bisogno di più tempo per decidere, nel 39%, o perché il paziente si rifiuta di avere un trattamento avanzato, il 25% dei casi. Quindi, come vedete, nella maggior parte dei casi in cui abbiamo pazienti col Parkinson candidabili a questi trattamenti, il motivo per cui il trattamento non viene fatto dipende per più del 50% dal paziente stesso. E questo è anche il risultato di un altro studio più recente che si chiama Prospect, in cui abbiamo visto che nei 45% delle persone a cui è stato offerto uno di questi trattamenti, solo il 15% dell'intero gruppo l'ha fatto, 8% ha detto di sì ma ancora non l'ha avviato e il 22% non l'ha voluto iniziare. Quando abbiamo visto il perché, ancora una volta, perché i pazienti hanno bisogno di più tempo per decidere, o perché pensano non necessario, o perché hanno paura, in altre parole. E questo rafforza l'importanza dell'educazione, di quello che stiamo facendo oggi, del parlarsi, e Esatto. rafforza il ruolo dei pazienti. Per esempio, quello che vedete qui è il nostro advisory board, cioè noi abbiamo un gruppo di pazienti a Toronto che ci dice come avviare la nostra attività clinica, come fare la nostra ricerca. È importante sentire il parere dei pazienti. Ecco, vi voglio solo dire questo, far vedere questo, che uno dei vantaggi per cui molte persone preferiscono le infusioni sottocutanee o l'infusione intestinale è la capacità di ridurre o di eliminare del tutto le pillole prese per bocca, cosa che diventa più difficile con la DBS. Come vedete qui, per esempio, a un anno dal trattamento, il 29% dei pazienti con duodopa non prende più farmaci per bocca, contro il 10% nei pazienti con DBS. E infine, questa è l'ultima slide per dirvi che siamo entrati in una nuova era in cui, prima di pensare alla duodopa, alla DBS, alla focused ultrasound, c'è la possibilità di fare un trattamento intermedio con le infusioni sottocutanee. Apomorfina, foslivodopa, che in Italia è chiamata produodopa, o l'infusione di levodopa della Neuroderm, che ancora non ha un nome, ancora non è disponibile in Italia. E con questo vi saluto, sono felice di rispondere alle vostre domande. Ancora una volta vi ringrazio e ringrazio in particolare il centro, gli European Therapy Center di Alex per l'invito. E qui a destra vi voglio solo portare la vostra attenzione su questo libro che ho scritto con un paziente, con Benjamin Stetcher, sul riprogrammare il cervello, Reprogramming the Brain. Abbiamo descritto la nostra esperienza, il rapporto medico-paziente nell'arrivare alla DBS, e c'è anche un capitolo in cui parliamo del nostro Alex, in particolare il capitolo in cui Ben racconta di quando è venuto a Boario Terme. Quindi, se siete interessati, lo trovate su Amazon, lo trovate su Springer, purtroppo in inglese, però insomma volevo anche Ma Ben ha dirvi di avuto un quest'altra buon cosa. risposto alle DBS, no? Sì. E con questo vi ringrazio, e adesso tolgo la presentazione, così mi vedete a schermo pieno, e se volete vi posso rispondere alle vostre domande. Grazie. Posso velocemente, e poi passo a chi vuole. Qui in Italia è così nuovo che ho l'impressione che
i neurologi stanno imparando insieme con i pazienti. Sì, è così. Giusto. Sì. Quando Best hanno messo la pompa, hanno preso 10 giorni in ospedale. Mi sembrava Mhm. un sacco di tempo. E Sì, hanno secondo detto me non è che necessario. ci vuole tempo per trovare i livelli giusti. Devi avere pazienza. Come funziona? Funziona abbastanza bene. È un po' scomodo avere una pompa così grande. Io sto sperando come il telefono quando è venuto fuori la prima volta, era grande così, che magari fra 3-4 anni la pompa diventa più piccola. L'altra cosa è che forse il 2 dopo sembra ha un modo di lavorare diverso da Cinemetto serio. È più lento per rispondere. Se io clicco il bottone extra, Mhm. ci vuole 45 minuti, ma non sento immediatamente una risposta a quel bottone. Sì. Quello dipende dalla dose però, perché la dose extra può essere regolata. Se la dose è troppo bassa, ci vuole più tempo per fare effetto. Sì, perché prima usavo in Brigia in 20 minuti Sì. cambiava Per le tutto. persone che non sanno cos'è, è la levodopa che si inala. Non sapevo fosse disponibile in Italia. È disponibile adesso? È permesso ma non disponibile. Però hanno aperto una fabbrica in Spagna, è disponibile in Spagna, ma non in Italia. Ah, ho capito. EMA hanno provato però. Io ho preso dal Fox Foundation. Ho Sono capito. stati gentili. L'ultima domanda, poi passo a qualsiasi altra persona. Trovo il sistema con un pompa grande, sempre attaccato sul corpo. È vero, puoi mettere lo stopper a fare una doccia, puoi fare una nuotata, però credo che i livelli devono essere studiati, perché ci sono 3 livelli che puoi programmare. Non so se è lo stesso in Canada. Sì, 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 è lo stesso. Uno è basso, quello di sleep, uno è medio, uno alto. Sì, è vero. Sì, la stessa cosa si fa in Canada, ci sono 3 livelli di infusione, almeno 2 si devono usare, 1 durante il giorno e 1 durante la notte, perché di notte è meglio dare meno al cervello, se no i rischi di effetti collaterali aumentano. Quindi sicuramente la dose inferiore è da usare. In alcune persone programmiamo anche una dose più alta, per esempio di pomeriggio o se devono fare un'attività fisica. E quello, però non tutte le persone devono usare. Quindi sulla pompa uno può scegliere se stare nella dose media, bassa quando va a dormire, o nella dose più alta in caso di attività fisica. Il mio problema è peggio. che vado da momenti di relax a momenti di alta tensione. Siamo andati giù in Sicilia la settimana scorsa, abbiamo fatto un convegno e ovviamente lo stress aumenta la necessità per levodopa e anche la discinesia. Certo. È difficile dal suo punto di vista. Una persona giovane, non sono sono 61 anni, di avere una pompa attaccato, andare in giro, Sì. sembra una cosa che una persona di mia età non farebbe, però è un'ottima soluzione. Ed è il motivo per cui le persone giovani, secondo me, vanno meglio con
DBS, perché è tutto interno. Certo, e quando ho parlato con Francesca, Francesca ha detto, Alex, perché stai parlando di usare la pompa? Hai fatto DBS 6 anni fa? Vero, è stato fatto molto male. Hanno Mm. messo Boston versus Directional e non ha mai funzionato benissimo. Lei ha detto era meglio di riprogrammare o ritrovare il posizionamento delle elettrodi, Mhm. lavorare con DBS che giocare con la pompa. Mhm. Boh, Beh, poi questa è ognuno... una decisione personale. Sì, esatto. Ok, Qualcun perché non diamo altro? spazio alle domande delle altre persone? Io vorrei Esatto, sapere, posso dire? Sì? prego, Posso? prego. Allora, io vorrei sapere, per quanto riguarda l'alimentazione da seguire con la levodopa, io credo tutti, per quanto riguarda le proteine, in quanto dal mio neurologo mi è stato consigliato prendere proteine a pranzo e mentre a cena posso usarle. Ora, vorrei sapere se c'è lo stesso problema anche con questa levodopa, come si deve comportare. Sì, con la levodopa sottocutanea non c'è competizione con la dieta, per gran parte, perché uno deve tenere in considerazione che la competizione, con le proteine avviene in 2 momenti differenti. Nello stomaco, perché nello stomaco, nell'intestino abbiamo dei recettori che prendono gli amminoacidi e li mettono in circolo. Le proteine sono fatte di amminoacidi, la levodopa è un amminoacido, quindi se uno prende la levodopa e tante proteine, il corpo prende un po' gli amminoacidi delle proteine e un po' la levodopa, quindi la levodopa diventa meno efficace. Ma l'altra competizione avviene a livello del cervello, perché queste pompe sono anche nel cervello e prendono gli amminoacidi dal plasma, dal sangue che circola. Quindi se uno mangia tante proteine, gli amminoacidi circolano nel sangue insieme alla levodopa e il cervello anche lì prende un po' l'uno, un po' l'altro. Ora, per la pompa sottocutanea, ovviamente la competizione a livello intestinale non esiste più, quindi è meno importante essere ligi in termini di dieta, però in teoria una certa competizione a livello cerebrale succede dopo aver mangiato nel pomeriggio. Motivo per cui uno può farsi una dose extra di pomeriggio se vede che la performance motoria è un po' in declino. Però in buona sostanza, in poche parole, c'è da preoccuparsi molto, ma molto meno quando uno fa una terapia con una pompa rispetto alla dieta. Qualcun altro? Sì, Questa è buonasera, una delle posso? prime nuove terapie che abbiamo visto in anni. L'ultima era Promethea Urgentis, Rigobone, tanti anni fa. È uscito questa, non è una nuova terapia, è un nuovo modo di dare la terapia. È molto Esatto. interessante, è meno impegnativo perché DVS è difficile togliere elettrodi. Per togliere l'ago è facilissimo. Sì, Posso? Buonasera. buonasera. È quello, Prego. Alex, è proprio quello che io dico sempre al neurologo quando nell'ultimo anno stiamo valutando una terapia avanzata alternativa. Cioè, dalla DBS non si torna indietro, invece questa ultima infusione di levodopa si può tornare indietro, cioè nel senso che io sono Eh, molto indeciso su che cosa fare. 9 anni di diagnosi, 58 anni e prendo però 5 metadosi di levodopa da 100 di Sinemet da 100 più 25. Quindi sono arrivato a un punto in cui dice il neurologo non posso potenziare più, Ongentys, Xadago, e sono indeciso per i blocchi che ho, visto che dura sempre meno la durata, di che cosa fare, anche se io personalmente non vorrei cambiare, come ha detto lei, cioè io non mi sento di cambiare terapia, per cui dopo quello che ho ascoltato stasera sono ancora più deciso a non cambiare, però se dovrei cambiare sono ancora più confuso, No, ma perché
In realtà, scusi se la interrompo, in realtà Sì, partire con l'infusione sottocutanea non è che fa il patto col diavolo, no? Se le cose non vanno uno la smette, o così con l'apomorfina. Un paziente stesso può togliersi l'ago se si scoccia e non deve nemmeno andare dal medico per toglierla. Quindi, infatti, però io la notte non la prendo, cioè io prendo l'ultima dose alle 8 e poi la riprendo alle 8 di mattina. Io la notte dormo tranquillamente, non se- sono agitato, mi sveglio perché ho la prostatite, quindi mi sveglio da 1 o 2 volte, però mi metto a letto, ridormo, quindi c'è una controindicazione al fatto che bisogna interrompere la notte. Ho capito che non c'è problema, però no, no, bisogna no, cambiare no. l'acqua. Esatto, esatto. Oppure la si può fare di notte con un'infusione molto, ma molto bassa, la minima possibile, così che comunque l'ago non va cambiato il giorno dopo. Ovviamente queste sono considerazioni da fare col suo neurologo. Posso solo dirle però che alla sua età in cantiere comunque a un certo punto andrebbe messa la DBS, secondo me. Ovviamente non è da fare oggi, quindi per questo dico, ecco, questo forse è il messaggio più importante. Non bisogna, nel Parkinson non bisogna essere stoici, perché la malattia purtroppo progredisce, quindi avere la necessità di mantenersi, diciamo, le cartucce in riserva per il futuro non ha senso, perché quel futuro potrebbe non arrivare, oppure perché quando arriva le terapie non aiutano sui sintomi che uno avrà in futuro. Quindi ora Cioè, non lei voglio... sarebbe più per la eh, DBS come il mio neurologo, dice che No, finché non ho l'età. necessariamente, no, non mi permetterei perché non la conosco, però vi direi semplicemente che se le cose, se oggi lei non è felice nel modo in cui lei conduce la sua vita e questa sua infelicità deriva dal Parkinson, perché uno può essere infelice perché c'è la guerra in Ucraina, no? Ci sono tanti modi, tanti motivi. Se lei non è soddisfatto di come è trattato il suo Parkinson, deve guardare un'opzione ulteriore, una Ok. più avanzata. Poi, secondo me, nel suo caso, vista i suoi timori, tentennamenti, va bene usare l'infusione sottocutanea perché, come ho detto, sia la pomorfina sia la levodopa è facile da iniziare, smette i farmaci che prende per bocca, che comunque è un vantaggio in più. Poi, se non si trova con la pompa, se non le piace, se ha movimenti involontari, allora a quel punto uno ci ha provato e a questo punto uno prende in E per la considerazione la DBS c'è un DBS. limite che lei che c'è, No, non c'è un vero e proprio limite. A Toronto non la facciamo, dipende dal target. Il subtalamo non lo facciamo oltre 70 anni, il pallido non lo facciamo oltre 75 anni, il talamo non lo facciamo oltre gli 80 anni. Quindi ok, lei mi ok. ha detto a 55 anni, quindi ha ampio 58, margine sì, per 58. 58. Quindi in ogni caso ha ampio margine per vedere prima come vanno le cose con la pompa e poi se le cose non vanno bene. Tanto se le cose non vanno bene con la pompa se ne accorge in un paio di anni. E questo, le persone che hanno smesso la pompa di infusione sottocutanea l'hanno fatto per due motivi principali. Il primo sono infezioni o Sì, irritazione sì, della sì, pelle, sì, e il quello sì. secondo sono le allucinazioni e il terzo sono le discinesie. E queste cose vanno bene con la DBS, quindi a quel punto avrebbe un motivo in più No, per io non andare. ho, non ho discinesie, tremore Potrebbero avere, poco sì, le controllato, quindi... discinesie aumentano negli anni perché il corpo diventa Ah, più ho capito, ho sensibile ai capito, farmaci. ho capito. La Infatti, ringrazio. Prego. mi scusi, io prima non ho sentito la tua risposta perché non avevo più la connessione. A Ah. proposito dell'alimentazione. In buona sostanza, non bisogna preoccuparsi dell'alimentazione quando uno fa le pompe, quando usa le pompe, perché non c'è la competizione a livello intestinale. Ok. Ci potrebbe essere una competizione a livello cerebrale tra aminoacidi della dieta e la levodopa, e questo è il motivo per cui alcune persone di pomeriggio si sentono meno bene comunque, anche quando fanno le pompe, e per questo abbiamo o l'opzione di usare la dose extra, cioè c'è un bottone che uno schiaccia e prende un boost di levodopa, o addirittura, come avete sentito prima da Alex, passare alla dose più alta, cioè uno può aumentare l'infusione solo di pomeriggio per sopperire a questa lieve defaglianza della terapia. Ma dottore, come mai hanno tolto Opicapone? Non è che dopo sottocutine è anche aperto all'attacco di COMT e è meglio tenere Opicapone? O Sì, voi togliete in Canada? noi Opicapone non lo abbiamo in Canada, sta per arrivare, ma comunque quando uno fa la terapia abbiamo gli altri, abbiamo l'entacapone, ma lo sospendiamo perché non è necessario. Ora,
Ok. In alcuni casi si può mantenere, insomma è variabile, non c'è una risposta giusta o sbagliata su questo, dipende. Probabilmente gliel'hanno tolto per semplificare la vita, così non prende compresse. Sono d'accordo. Mm. Qualcun Altre... altro? Abbiamo altri 5 minuti, poi purtroppo mi attende l'ambulatorio. Esatto. Questa nuova terapia sicuramente è interessante perché non è impegnativa e io posso dire che ha avuto un buon effetto sulla mia on time. Ho ancora alcuni discorsi di discinesia. È da considerare. Qualcun altro vuole fare qualche domanda mentre che abbiamo uno degli esperti anche a livello mondiale. Sì, ma chiedo scusa Silenzio. ancora, quel discorso delle vitamine, non ho capito io che cosa, quando ha parlato Sì. delle vitamine. Se Sì, può mi sembra che chiarire. c'è anche una domanda a tal proposito e vedo ce n'è anche un'altra per il GBA. Allora, chi assume la levodopa ha bisogno di alcune vitamine per essere convertita da levodopa a dopamina, in particolare i folati, la B12 e la B6. Quindi chi assume la levodopa tende a usare questa vitamina di più. Quando la levodopa viene data a dosi alte, come avviene tipicamente con le infusioni, la carenza di queste vitamine può diventare più importante e questo può portare a neuropatia, cioè formicolia alle mani, problemi della destrezza, dell'equilibrio. C'è solo da parlarne col neurologo, in modo che il neurologo li tiene sotto controllo. Se voi tutti che prendete la levodopa fate un dosaggio dell'omocisteina, la troverete alta. L'omocisteina si alza quando una di queste 3 vitamine sono deficitarie. Non c'è da fare nulla di preciso, è solo importante tenerlo a mente, perché se compaiono sintomi come appunto formicolii o altri problemi che portano a un problema delle neuropatie, allora bisogna controllare le vitamine perché alcune volte bisogna supplementarle, in particolare la B6 e la B12. Ora voi mi direte, allora basta che le prendo, tanto le vitamine non fanno male. No, in realtà le vitamine prese in maniera eccessiva fanno male, in particolare la B6. Se prendete la B6 e non ne avete bisogno, la B6 stessa porta a dei danni ai nervi. Quindi parlatene col neurologo, soprattutto se avete questi sintomi. Se non ne avete, non c'è problema, è un effetto secondario all'uso di levodopa cronica. Spero di averlo chiarificato. Rispetto alla domanda sul GBA, è un gene che quando mutato causa il Parkinson e si sa che le persone con GBA sono più predisposte ad avere problemi cognitivi. Una recente ricerca ha dimostrato che chi fa la DBS del subtalamo e ha certi tipi di mutazioni del gene GBA può avere più facilmente un peggioramento della memoria dopo l'intervento chirurgico. Sicuramente per una persona con o senza GBA mutato, ma con una persona con problemi cognitivi, è più sicuro stare alla larga dal cervello e fare l'intervento con le pompe, proprio per i motivi di fragilità del cervello. Quindi un paziente GBA di per sé non è che non deve fare o non può fare gli altri trattamenti, ma se un paziente ha già dei problemi cognitivi, allora vale la pena essere più attenti e usare le pompe. Dice che è il miglior neurologo mondiale. Ok. Vedo un'altra domanda. Che effetti ha l'ansia sull'efficacia della levodopa? Ha effetti negativi. L'ansia peggiora i movimenti, l'ansia peggiora Questo lo devi l'equilibrio, il fare, devi cognitivo. sedere e farti... non lo fai. C'è qualcuno che parla. Vabbè, comunque stavo dicendo, l'ansia non fa bene, quindi va trattata anche l'ansia, ma non necessariamente con gli ansiolitici. A volte l'ansia è causata dalla mancanza di levodopa, quindi diventa un circolo vizioso. Ancora una volta, trattare le fluttuazioni motorie può migliorare l'ansia e l'ansia migliorata e diventa un circolo virtuoso, migliora le fluttuazioni motorie. Quindi non è che uno deve prendere gli ansiolitici, eccetera, deve trattare il Parkinson e quello già da solo può migliorare l'ansia. Ok, sono le 2 qui da me e devo tornare al lavoro. Grazie per avermi fatto compagnia durante la pausa pranzo e ne parleremo in futuro. Grande. In bocca al lupo a tutti grazie. voi e non dimenticate di parlarne col vostro neurologo. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Buon lavoro. Grazie, Peccato che i dottore. migliori vanno sempre fuori.
I Come? migliori vanno sempre peccato che i migliori vanno sempre fuori. Ma magari ritorno, chi lo sa. Magari. Chissà. Chissà. Grazie. Arrivederci. Grazie. Dottore. Buonasera. Arrivederci. Salve. Grazie Alex, alla prossima. Alla prossima, davvero. Ok. Ciao. Grazie.